Buongiorno ragazzi, ciao. Allora, oggi vi mostrerò un'evoluzione dell'esercizio 1 e 2, del video 1 e 2 che ho messo poco tempo fa. Esercizio 1 e 2 per allenare la mano a fare linee e linee nel tatuaggio. L'esercizio del pennarello. Carta, tracciare le linee col pennarello. Lì ho spiegato bene quello che deve essere esercizio fondamentale da fare quotidianamente per sviluppare una certa sensibilità nella mano e nella posizione corretta. Questa volta vi do un esercizio fondamentale, veramente fondamentale, da portare avanti per quanto riguarda l'evoluzione dei precedenti. Andiamo a passare su quest'altra schermata dove vi vado a mostrare lo strumento che vi serve. Pentel Fude Pen ricaricabile, inchiostro nero, base acqua, punta fine. Questo tipo di pennarello ricaricabile pennello è molto utile per quello che ci serve a noi. Ci serve questo strumento che fa linee, permette di fare linee modulate. In pratica cosa succede? Se state molto sottili, molto leggeri, il segno lasciato da questo pennarello sarà molto sottile. Man mano che premete di più, il tratto fatto da questo pennarello, di questo pennello, chiamatelo un po' come volete perché è entrambi, pennarello ricaricabile, man mano che premete di più lo spessore lasciato dal pennello sarà più grande, più largo, più grosso. Quindi diciamo che vi faccio un'inquadratura qua sopra, ecco qua, Pentel Fude Pen ricaricabile, inchiostro nero, base acqua, punta fine, Amazon. Per gli utenti Prime consegna il giorno dopo. Ottimo, direi. Vedete delle immagini dove vi fa vedere che viene usato per la calligrafia, ma comunque viene usato anche a diverse. Lo potete lavare poi, la punta la potete lavare poi in acqua, pulirlo e fare gli effetti in grigio, ma a noi interessa per quanto riguarda fare delle linee. Non lo usiamo per altri scopi. Poi questo non esclude il fatto che possiate usarlo anche in altro modo. Ora, quante volte devo fare l'esercizio? L'esercizio va fatto una caterva di volte, molte volte. L'esercizio va fatto tutti i giorni, seriamente tutti i giorni, centinaia di volte al giorno, cioè centinaia di tratti al giorno. L'esercizio in cosa consiste? Prima, come vi ho fatto vedere nel video 1 e 2, fate prima i segni con la matita, le linee dritte, e poi le andate a ripassare allargandole, giustamente fate un tratto più largo della linea. E queste linee devono essere dritte e di uno spessore costante. Dovrebbero avere il punto di arrivo è ottenere linee non tremolanti e di uno spessore costante, non di uno spessore diverso. Cioè, se parte di uno spessore, arriva che sia tutto uno spessore. Quello lì è il punto di arrivo. Quando arrivate a fare le linee in questo modo preciso, vuol dire che avete già una mano adatta a tatuaggio. Questo non vuol dire che siete arrivati da sulla parte, ma potete passare allo scalino successivo, passare oltre. Poi valuterete se vi serve mantenere l'esercizio costantemente, perché se voi fate un periodo, non mi usate la pelle finta, che non mi usate nessun tipo di allenamento, la mano tenderà a perdere questa capacità
per questa manualità. Poi ci sono dei casi che sono portati, ci sono persone che di indole magari gli verrà facilissimo farlo, ci sono persone che avranno una forte difficoltà ad ottenere certi risultati, quindi dovranno lavorare maggiormente. Ma comunque facciamo una piccola riflessione su quello che è questo tipo di allenamento, di esercizio allenamento. Oggi è impensabile che immaginatevi un calciatore, no? È impensabile oggi che un calciatore possa giocare una partita col livello competitivo che c'è oggi senza che durante la settimana non si allena. Impensabile. L'allenatore non lo farebbe giocare se non si è allenato. Caso giochi a fare, perché non avrai le stesse prestazioni di una persona allenata. Quindi anche il talento ha bisogno di essere allenato. Questo è fondamentale, ho fatto diversi video a riguardo. Conta di più la costanza, vince sul talento, la costanza. Gioco lungo, vince sul talento. Il talento, se non è allenato, non fa la differenza. Quindi, ripeto, non sottovalutate questo esercizio. Come negli esercizi precedenti, può sembrare qualcosa di poco utile, invece è molto utile. Non si passa all'esercizio, non si passa allo scalino successivo, andare oltre, non si va oltre se non si padroneggia bene, se non si vedono i risultati in questo esercizio. Il problema che noto di molte persone che approcciano al tatuaggio, e per quello che faccio questi video tra l'altro, è che partono troppo in fretta, su pelle vera, intendo dire. Vuoi un amico e ti dice ma sì, fammelo, poi i risultati sono disastrosi, preparati adeguatamente. Questo è il punto. C'è premura nel dare su pelle. Tatuatevi, così vedo io, se proprio volete tatuarvi, tatuate voi stessi, tatuatevi voi, non tatuate gli altri, perché poi i risultati sono quelli che sono, pieno di tatuaggi fatti proprio in maniera senza proprio le basi, mancano proprio le basi. Poi queste persone ci avranno questi tatuaggi che a farsi sistemare. Quindi ripeto, praticate questo esercizio che è molto valido. Allenamento, centinaia di volte al giorno, quindi tanto ci vuole un attimo a fare queste linee, va veramente poco tempo, quindi gli esercizi si tratta di farne 100, 200, 300 al giorno, ma possono essere anche di più, con costanza, poi arrivano i risultati. Allora abbiamo visto questo che è perfetto per fare questo tipo di esercizio. Nella parte alta, nera, ogni tanto lo dovete premere un pochettino e arriva giù l'inchiostro. Se schiacciate viene fuori più inchiostro. Insomma, dovete fare delle prove, imparare a usarlo, prima iniziate a fare delle prove su carta a mano libera, così quello che viene, giusto per vedere com'è lo strumento, e poi cominciate a praticare la linea. Non è facile, questo qua non è facile, ma è un ottimo modo per allenarsi. Bene ragazzi, allora nel link in descrizione trovate il link per accedere ai miei corsi individuali che tengo nel mio studio di Domegliara, Verona, provincia di Verona, e trovate anche le info per contattarmi. Per chi vuole essere interessato sappia che c'è una selezione, non tutti vengono presi, quindi
valutate, ma corsi che da zero a di tatuaggi piccoli, non è che si è arrivati a livelli, non porto a livelli stratosferici, porto alle basi, do le basi con le quali e lo strumento tramite le quali poi si è mai arrivati, nel tatuaggio non si è mai arrivati, ma avete la capacità, in questo modo avete le informazioni e le conoscenze per poter continuare a crescere, continuare a migliorarsi, perché imparerete da questo, imparerete da quest'altro, imparerete osservando, continuerete il percorso di apprendimento e miglioramento, affinamento della vostra tecnica. Questo è. Cioè che se ci sono le basi può andare molto lontano, bisogna partire da molto vicino. Per andare molto lontano bisogna partire da molto vicino e sapere quello che si fa. Bene ragazzi, ora per questo video è tutto, vi invito a mettere un like se il video vi è piaciuto, a mettere un dislike se non vi è piaciuto, ma a spiegarne il motivo. Per questo video è tutto, vi do un caro saluto ragazzi, al prossimo video, ciao!